Ciao, mi è scappato Oh mamma, cosa? Uno starnuto? un tutorial, un trucco per disegnare velocemente e in maniera proporzionata un viso femminile di profilo. Era ora, potrai fare un video tutorial all'anno? Ci crederai mai? Un volto di profilo è racchiuso in un quadrato, come questo. Se dimostramelo. Avrei scommesso più su un ovale. Prendi una matita 2H, una matita HB, un compasso e un righello e costruiamo insieme lo schema per disegnare subito un profilo di donna reale e proporzionato, oppure non proporzionato. Questo sarai tu a stabilirlo in base all'idea che hai del tuo personaggio. Come sempre ci renderemo le cose facili, quindi ci faremo aiutare dalle forme geometriche. Anzi, per semplificare ancora di più, utilizzo pure un foglio a quadretti. Bene, così lo posso fare anche sul quaderno di mate. Che noia. La dimensione del quadrato non è importante e vedrai presto il perché. In questa fase ci basta sapere solo che la grandezza del quadrato corrisponderà alla grandezza della testa vista di profilo, finita. Quindi definisco il lato del quadrato, nel mio caso 12 scacchi. Sulla metà di ogni lato rilascio un segno, un pallino. Di fatto sto costruendo una griglia. Ora traccio i due segmenti che passano sui punti posizionati sulla metà di ogni lato. Sicuramente tu avrai un foglio diverso dal mio e non importa, il tuo obiettivo è arrivare a questa semplice forma, un quadrato con una croce in mezzo. Questa sarà la tua griglia, il tuo schema per costruire il viso di profilo. Il volto che sto per disegnare avrà lo sguardo rivolto sulla nostra destra. E allora, nel quadrato in alto a destra, disegno un arco leggermente allungato in alto. Questa sarà la fronte. Poi, nel quadrato in alto a sinistra, rilascerò un quarto di cerchio. Se ancora non dovessi avere una padronanza di tratto sui cerchi, semicerchi o curve, utilizzerò il compasso. Ecco, se punterò sul centro della griglia, potrò rilasciare un arco che corrisponderà al retro del cranio, al retro della testa. Vedi? La fronte è leggermente allungata in alto e il retro della testa è più sferico, non sono due curve uguali. Ora definiamo la nuca, trovo il punto centrale del segmento inferiore. E senza scomodare il curvilinea, disegno un arco che va a raccordare questi due punti. Non troverò subito la curva perfetta, mi avvicinerò piano piano. Intanto abituo la mia mano a lavorare sui tratti curvi, i più difficili. Continuiamo. Questa è la linea degli occhi. Questa linea la suddivido in 3 e nel terzo sottosegmento sulla destra posizionerò l'occhio, così. Ora, per trovare lo zigomo, suddivido questo segmento in 3 parti, così. Sei sicura? Per lo zigomo suddividi la fronte? Questo punto corrisponderà al centro di rotazione del compasso e il raggio intersecherà il centro del quadrato. Ed eccolo qua il nostro zigomo. Adesso è arrivato il momento del naso e per trovare la posizione suddivido in 3 parti il segmento sottostante. Prima, come sempre, rilascio delle linee di costruzione, un triangolo, e poi lo definisco un po', ma non troppo. Adesso penso all'insieme. Ora disegniamo le labbra. Guarda, sfrutto il prolungamento del raggio che ha determinato lo zigomo. Come vedi, naso e labbra staranno al di fuori della griglia
più spostati sulla destra in questo caso. Quanto debbano essere tornite le labbra lo deciderai tu, magari puoi prendere spunto da una foto. Disegniamo la mandibola, che dovrà essere gentile. Farò cioè attenzione a non farla troppo squadrata, in quanto stiamo disegnando un volto femminile. Ci siamo quasi, il mento, in un volto proporzionato, starà all'interno della griglia. Poi ti farò vedere cosa succederà nel caso in cui io lo sposti più a sinistra o a destra. Beh, riusciamo a immaginare, non ci vuole una laurea. Ora è il momento del sopracciglio, una curva più o meno così. Per disegnare l'orecchio prolungo un segmento che va dal sopracciglio verso sinistra. Lo devo posizionare in questa zona, tra sopracciglio e bocca. Lo abbozzo così. Adesso pensa solo a costruire l'insieme. I particolari li farai in un secondo momento. Prima getta le basi, le linee di costruzione e solo alla fine, quando tutto funzionerà, penserai ai dettagli. Ok, la struttura c'è, la base sulla quale lavorare l'abbiamo ultimata. Quindi adesso potrei divertirmi e personalizzare un po' il personaggio, facendole un'acconciatura di capelli, così. Il video tutorial su come si disegnano i capelli l'ho fatto. In questo video non entro in merito al discorso lungo, articolato, complesso. Te lo metto nei link in descrizione. Mi sto divertendo e te ne faccio un'altra. Vediamo come potresti stare con la frangetta. Guarda, in un lancio di generosità ti metto anche gli occhiali da sole. Lo so che non te ne fai niente degli occhiali da sole che stai in casa. Allora, aspetta, e come staresti invece con il casco? Lo so, il casco rovina i capelli, li rende piatti. Resisti, dai, fatti fare un casco. Ho capito, non puoi uscire. Allora forse, aspetta, ti potrebbe stare bene un taglio più corto. Ti regalo anche le cuffie, così ti ringrazio per avermi fatto da modella e ti vai ad ascoltare la musica che vuoi. A parte gli scherzi, E chi scherza? Questa se la canta e se la suona da sola. adesso che sai come si imposta un volto visto di profilo, puoi farlo grande quanto ti pare e personalizzarlo come vuoi. E soprattutto ti puoi allenare facendolo a mano libera. Questo è l'obiettivo principale di ogni disegnatore. Inizialmente utilizzi un foglio a quadretti e poi, piano piano, passi al foglio bianco. A molte persone il foglio bianco spaventa, fa paura, perché non trovano riferimenti, appigli. Ma se ti impegni nel disegno, adorerai il foglio bianco perché sarai tu a decidere tutto, senza limiti e costrizioni. E allora vediamo come si fa a mano libera. Quadrato, croce, disegno la fronte, arco allungato in alto, disegno il retro della testa, un quarto di cerchio in alto a sinistra e la nuca, un arco più schiacciato. Dopodiché suddivido la linea degli occhi in 3. Disegno l'occhio appoggiando l'angolino sul secondo punto. Divido in 3 il segmento sottostante e trovo il naso, poi la mandibola, la bocca, facendo attenzione al riferimento dello zigomo, che prima ho tracciato col compasso, ma adesso lo traccio idealmente. L'orecchio, poi collo, occhi. Come vedi ho cambiato la sequenza dei passaggi, perché la cosa importante è sapere dove posizionare le cose, poi la sequenza più adatta a te la troverai con il tempo. Già, in fondo non siamo artisti, siamo famosi per rompere le regole. Come ti dicevo prima,
Cosa succederebbe se cambiassi questa inclinazione che corrisponde al mento e naso? Esco dalla zona volto proporzionato e comincio a creare un personaggio un po' caricaturale o molto caricaturale, dipende da quanto ti discosti dai parametri della griglia. Assomiglia a una mia amica. È bello disegnare volti proporzionati, ma è anche interessante definire personaggi più particolari, un po' come succede con gli attori nei film. Ci sono le belle che solitamente interpretano le supereroine e poi ci sono le attrici che hanno il viso perfetto per la cattiva o l'antipatica o eccetera eccetera. Ho la super sexy con le labbra voluminose come le mie. Mua. Bene, mentre mi continuo a divertire facendo personaggi a caso, ti chiedo come sempre se hai un argomento che ti sta a cuore o che può essere di aiuto. In cantiere ho ancora il famigerato tutorial sulla teoria delle ombre, da fare, ma essendo un argomento complesso ho bisogno di arrivarci piano piano. Aspetto quindi un tuo commento, suggerimento, consiglio, richiesta, idea, insomma quello che vuoi e soprattutto fammi sapere se questi video ti sono utili. Grazie a chi mi supporta con un like o meglio ancora con un commento, bellissimo leggervi, a chi si iscrive e soprattutto a chi, come me, di fronte alle grandi frustrazioni che l'arte del disegno può infliggere, non si scoraggia e non molla mai. Ciao!